Ecco, vi volevo far vedere un attimo questa immagine per farvi capire come nel periodo medievale e soprattutto durante l'epoca appunto del romanico, un elemento che ricorre spesso nell'urbanistica della città sono le torri. Le torri sono un simbolo immediato di ricchezza e di potere. Qui vedete per esempio le torri di San Gimignano, 72 torri aveva la città e torre è il simbolo della ricchezza e del potere. Quanto pensate più alta è la torre e tanto più sono i soldi e la potenza di questa famiglia. Ma al centro di solito dell'abitato c'è la cattedrale. La cattedrale che è circondata comunque dalle mura difensive e considerate, si vede da lontano, di solito è molto grande, proprio per essere vista da lontano, anche dai pellegrini che arrivano in città. Svetta, potremmo dire, sull'abitato, proprio perché il pellegrino possa vederla. A volte ci sono anche in questo periodo altre costruzioni importanti, come per esempio i palazzi comunali, i palazzi delle assemblee, perché siamo in periodo, in epoca comunale. Sorgono per esempio anche monasteri, lo vedremo, abbazie, che hanno anche tutta una serie di luoghi e di stanze, edifici adibiti a funzioni specifiche. Per esempio vi sarà capitato di sentir parlare per esempio di foresteria, che era la zona dove venivano ospitati i pellegrini proprio che venivano da fuori. È interessante perché proprio attraverso i monasteri c'è questa rinascita, perché i monaci custodivano il sapere e la Chiesa avrà un ruolo fondamentale proprio per questa rinascita. Sì, abbiamo visto dell'agricoltura, per esempio, perché inizieranno a fare anche le rotazioni nel ciclo, diciamo, di semina o di coltivazione dei campi, sia nell'architettura, perché monasteri, lo vedrete, sono edifici importantissimi, ma anche della trasmissione della cultura. Perché i monaci, abbiamo visto, custodiscono questo sapere e quindi oltre a questi luoghi dove ospitano questi pellegrini, loro per esempio scrivevano testi sacri, studiavano i testi antichi, ma aiutavano anche i poveri e poi nei monasteri in questo periodo nascono le prime farmacie e avevano anche per esempio degli orti, un orto per le coltivazioni per le verdure e i frutti che consumavano i monaci e un orto chiamato per la coltivazione dei semplici, che erano le erbe. Erano le erbe che servivano per vari medicamenti. Ecco, abbiamo detto in città ci sono tutte queste cose, ma quello che ci colpisce è proprio la cattedrale romanica, che è un esempio di forza, abbiamo detto, di solidità, di grandezza, ma anche di armonia. All'interno della cattedrale troverete sempre un equilibrio dei volumi. Abbiamo detto che sorge nel cuore della città, è il simbolo religioso, ma è stato per molti anni anche il simbolo politico. È la sottomissione dell'uomo raffigura a Dio. E potremmo dire che ci sono tipologie diverse di cattedrali, però qui ci sono rappresentate tutta una serie di elementi. Vedete, la cripta è il luogo sacro dove vengono custodite generalmente le spoglie del santo, cui è dedicata la chiesa, e qui trovate poi la navata centrale di solito e il transetto. Basiliche poi cristiane serviranno per le funzioni religiose e soprattutto sarà cambiato l'accesso, non sarà più sul lato lungo come era nelle basiliche romane, ma nelle cattedrali sia gotiche che romaniche l'entrata è sul lato corto. Se consideriamo il rettangolo, il lato più corto, appunto. Generalmente trovate un protiro con leoni stilofori davanti al portale e capirete poi la funzione. Ma soprattutto è interessante la pianta, che è longitudinale, si estende in lunghezza e raffigura il percorso del fedele verso Dio, verso l'altare, il luogo santo dove il sacerdote appunto
dall'ostia anche ai fedeli. Considerate che le cattedrali possono essere considerate la Bibbia del Medioevo. Ecco, ci sono varie tipologie di facciate romaniche. Io vi ho messo la facciata a capanna, è questa che vedete all'estrema sinistra, è chiamata anche facciata a doppio spiovente. Va bene, dove gli spioventi o falde sono dritti, vedete, diritti. Quella centrale invece è la facciata a salienti. Ci sono ai lati, non so se riuscite a vedere, la copertura presenta una successione di spioventi o falde che sono più basse rispetto alla parte centrale che è più alta. Lo vedete? Questi spioventi non partono direttamente dalla sommità, ma partono da un'altezza più bassa e quasi sempre richiamano la diversa altezza delle navate. Quindi qui si capisce, infatti, generalmente la struttura della facciata romanica ci presenta già in facciata, senza nascondere, il suo interno, come è strutturato l'interno. E generalmente, l'abbiamo visto, c'è la navata centrale, le navate laterali e poi trovate appunto il portale centrale inquadrato, lo vedremo spesso da questi leoni. Ecco, e poi esiste anche la facciata torrita, vale a dire una facciata, quella che vedete a destra, che è delimitata da due torri. Sono appunto le tipologie che vengono recuperate dell'arte romana. L'arco a tutto sesto, la volta a botte. Guardate, questo è ancora per farvi capire la differenza tra la facciata a salienti e la facciata a capanna. Ci sono per esempio anche altri elementi ricorrenti. Ci sono le monofore, quando l'apertura è una sola, è una finestra con una sola apertura. La bifora è una finestra divisa da un capitello e quindi presenta due aperture. La trifora vuol dire tre aperture. E poi un elemento importantissimo, lo vedrete, è il rosone. Il rosone che sta in facciata, di forma circolare, con i vetri spesso colorati. Poi ci sono tutta una serie di archetti e quello che vi ho detto qua giù in basso all'estrema destra è il profilo. Esistono poi portali che spesso sono strombati. Cosa vuol dire strombati? Vuol dire che hanno una successione di colonne che portano in profondità il portale. Veniamo subito a vedere nel dettaglio. Vedete? Siamo a Pavia, è il Duomo di San Michele, è molto importante perché presenta una facciata, lo vedete, a capanna.